Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io non ci sto ancora credendo, forse perché sono stato male in questi giorni, ma ragazzi sono nel centro di Roma, dentro la pista di Formula E, dove andrò a correre con le Jaguar I-Pace dentro questo circuito che è dire pazzesco è dire nulla. Avete già visto qualcosa nello scorso weekly, ma non volevo veramente spoilerarvi niente perché volevo darvi la ciccetta tutta in questo video qui. Inutile dire che anche per me è tutto completamente nuovo. Abbiamo fatto il briefing dei piloti dove mi hanno spiegato una marea di cose, di sicuro non mi ricorderò niente di tutto questo. Adesso andiamo a fare un giretto di pista a vedere giusto dove gira perché non so nulla. Successivamente press conference e poi pronti per la prima prova libera, dove non vedo l'ora di scannare come un matto, come direbbe Fede Perlam, in mezzo alle strade di Roma. Però ragazzi, non avete idea, ho i brividi ogni 10 passi che faccio, incredibile. Vi state chiedendo cosa stessero facendo con quel carrellino? Serve per misurare tutta la pista in modo da inserire i dati poi nelle auto di Formula E, non delle Jaguar, per poi far funzionare tutta la telemetria. Ogni dettaglio è importante. Comunque prima mi sono dimenticato di dire che senza Jaguar Italia tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi li ringrazio un sacco perché rappresentare la mia nazione qui in Italia, a Roma, di fronte al pubblico di casa, penso sarà un'emozione unica che mi porterò dentro per sempre. Bene ragazzi, avete visto tutte le operazioni preliminari, non vi ho fatto vedere subito la macchina perché volevo tenervi un po' lì in sospeso, ma lo so già che mi direte non si sente il rumore del motore eccetera eccetera. Vi posso assicurare che nonostante questo è veramente emozionante e soprattutto sembra di stare sull'Enterprise, è incredibile. E adesso vi faccio vedere tutti gli aggeggini elettronici che abbiamo all'interno per tenere sotto controllo questo bestione. Venite con me. Ho voluto toccare la macchina solo perché abbiamo la luce verde. In caso fosse rossa non la posso toccare perché sennò rimarrei folgorato qui e il buon Luca Salvadori sarebbe belle che è andato. Venite con me. Questo, come potete vedere, è quello che vedo io mentre vado. Niente di incredibile, ma per me tutti questi manettini sono una novità, perché sulla macchina da rally non c'era nulla e qui invece bisogna un po' smanettare, come vedete, andando molto rapidi. Qui abbiamo il regen, come potete vedere, che in poche parole sarebbe niente meno che l'engine brake, che sulle macchine elettriche serve anche per ricaricare l'energia quando andiamo a frenare. Qui abbiamo l'ABS. In queste macchine che sono molto pesanti si sta tra il 3 e il 4 in modo da aiutarci ma senza essere molto invasivi. Qui abbiamo la ripartizione della frenata, cosa che non ho mai provato e nella prima sessione ho provato un po' a smanettarci, ma ancora bisogna prenderci un po' la mano. Con questo andiamo a chiamare il race control, con il quale parliamo in caso ci siano bandiere rosse, bandiere gialle e tutto il resto. Invece non si parla con il box perché qui è vietato. Poi il mark in caso avessimo dei problemi sulla macchina che vogliamo ricordarci, ce li salva in memoria. Il flash, semplicemente facciamo i fari. Scroll, andiamo a scrollare il dashboard. E infine abbiamo il pit limiter, con il quale in ingresso box la macchina va a 50 km/h oppure viene usato per la safety car, anzi la virtual safety car. Quando la race control ci chiama e ci dice in poche parole andate piano perché c'è bandiera gialla, noi attiviamo il pit limiter e fino a che non ci ridanno il via, pam, lo teniamo schiacciato, poi si riparte con la gara. Bene, ho fatto vedere un po' tutto. Vi starete chiedendo quanti cavalli ha questo bestione. Ne ha 400, che appunto sono tanti, ma oltretutto avendoli elettrici la coppia è immediata, quindi si sentono molto di più e soprattutto avendo la ripartizione della coppia in modo racing, quindi praticamente tutta posteriore, è veramente non semplicissimo controllarla quando parte in derapata, anche perché la nostra cara amica I-Pace è un peso massimo, siamo su 2000 kg. Quindi controllarla in curva e soprattutto gestirla quando parte un po' in derapata è veramente complicato. Detto questo, basta parlare, andiamo in pista per le prime prove libere.
ragazzi, prove libere finite, i ragazzi qui dietro sono al lavoro come ben potete vedere. Quindi com'è sto bombardone elettrico? Allora, è una guida completamente diversa da tutto quello al quale ero abituato, perché pesa 2200 kg ed ha 400 e passacavalli, come abbiamo detto prima, ma quando si va sui freni ha una potenza frenante devastante, ci si ferma veramente tanto in fretta, come si vede anche dagli onboard. Invece quando si va a puntare lo sterzo per inserire nella curva si avverte un sottosterzo veramente incredibile, al quale io veramente non sono mai stato abituato, soprattutto perché ho sempre guidato auto, diciamo, molto più leggere, che non richiedevano una guida veramente così particolare. Detto questo, molto sinceramente pensavo che tutti gli altri ragazzi andassero sì forte ma non fortissimo, invece vanno fortissimo, o meglio, avendo molta più esperienza ovviamente hanno imparato a guidare forte questa macchina in base alle sue necessità. Tradotto, dopo la prima prova libera durata 20 minuti, sono in fondo al gruppo, ma non disperate, perché sono attaccatissimo a tutti gli altri davanti. Basta veramente prendere in mano un pelo di più la macchina, un pelo più di confidenza nei propri mezzi, anche perché i muretti sono veramente vicini quando si esce forte dalle curve, e secondo me si può tirar fuori qualcosa di carino. Quindi pronti per la qualifica e andiamo in macchina, sperando non piova questa volta. Yeah, it's a real driver's circuit at 2.87 kilometers, very wide, fast corners, long straights, big elevation change as well, especially up here, 6-7 to run to turn 9, very bumpy on the braking there. You got a chicane to turn 13, hairpin, good overtaking opportunity. Then you end up coming into the little back part of the circuit, down the side streets, and that is a lap of this Rome circuit. So the pit lane is open, this 30-minute qualifying session begins, and there is Luca Salvadori, the world superbike racer, who is the VIP guest driver for this race. A little quiet at the moment. Here is Luca Salvadori, let's have a look at how he's getting on. I thought the first time we saw him he was going in the wall. In that VIP car. Very aggressive driving style from him, and it's maybe actually the contrary what you would like to have in this iPace e-Trophy Championship. We've seen the drivers, especially when you see the onboards, drivers being very calm on the steering wheel. It's like, as Catherine Legg told me once, less is more almost in this car. Being smooth, being very precise, the way you brake, hitting your apexes is where you find the performance in the lap time. All these cars, they work quite closely together actually. The data is being shared between all the drivers. Every driver has their own engineer to work with. So from that perspective, it's just like any other racing team, of course, including the in-team rivalry. Mamma mia ragazzi, che razza di qualifiche sono state. Le auto sono qui dietro in parco chiuso per le varie verifiche del caso. Io mi devo un attimo ripigliare perché ho tirato veramente al limite. Ho fatto degli sfiori ai muretti che ci è mancato veramente poco. Qualche auto invece il muretto l'ha baciato e anche bene, ma sono i ragazzi che si stanno giocando il campionato e stanno tirando veramente come dei pazzi. Io invece sono riuscito a migliorare un altro secondo e mezzo da ieri e ho recuperato 2 posizioni, quindi dietro di me ci sarà una fila, perché alla fine era l'obiettivo di questo weekend, cercare di migliorare passo passo con i pochi giri che avevo a disposizione, lavorando con gli ingegneri e cercando, nonostante la mia pochissima esperienza sia in campo elettrico e automobilistico, di avere qualcuno dietro di me a mangiare la polvere. Però sono solo le qualifiche, quindi non cantiamo vittoria. Adesso c'è il sole, come potete vedere, ma le previsioni non danno bellissimo e a sto giro preferirei il sole rispetto alla pioggia, quindi staremo a vedere. Come al solito ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, se siete già attivate la campanellina. Tutti gli altri miei social li trovate qui sotto in descrizione. Gas e ci vediamo al prossimo video.